I dolci che prepariamo oggi vengono dalla Puglia e sono una vera bontà. Si preparano nelle grandi occasioni, ma si possono trovare tutto l'anno. Fate largo alle cartellate! Le cartellate pugliesi sono un dolce prevalentemente natalizio, poiché la loro forma rappresenta l'aureola e la corona di spine di Gesù. Nella ciotola di una planetaria munita di foglia mettiamo le due farine, la farina 00 e quella di semola rimacinata di grano duro. Aziono la macchina ed aggiungerò olio, vino e acqua. Ci siamo! Ecco il nostro impasto, che come vedete è piuttosto duretto, è giusto che sia così. Adesso con un po' di olio di gomito dobbiamo cercare di compattare l'impasto, il tutto, anche se rimarrà sempre un pochino grumoso. Ed eccolo qui. Adesso lo copriamo per non farlo seccare e lo lasciamo riposare almeno mezz'oretta. Ecco qua il nostro impasto ben riposato. Ora ne ricavo un pezzetto da circa 100 grammi, lo appiattisco per bene e lo passo tra i rulli di una macchinetta, dallo spessore più largo a quello più stretto, ma non l'ultimo, il penultimo. Naturalmente durante questa operazione, finché l'impasto non sarà bello consistente, dobbiamo infarinarlo e poi piegarlo in un certo modo, ma vedrete come. Una volta chiuso in questo modo, lo rimettiamo nel rullo, questa volta in verticale, così. Abbiamo ottenuto la prima sfoglia. Adesso da questa sfoglia noi dobbiamo ottenere delle strisce alte 2 dita e lunghe 40 cm. Le otterremo con la rotella dentellata. Ho fatto dei segnetti per segnare i 40 cm. Eccoli qua. Naturalmente questi li possiamo rimpastare. Quindi otteniamo le strisce che abbiamo detto che devono essere larghe 2 dita. Ed eccole qua. Ora cominciamo a formare le cartellate, quindi cominciamo a pizzicare l'estremità, poi facciamo un altro pizzico e divarichiamo un po' perché si devono formare queste piccole conchette. Facciamo un altro pizzico, continuiamo così fino a terminare la striscia. Una volta che facciamo un pizzico, uniamo un pochino le dita in modo da formare questo cerchiolino, che poi una volta che andremo a formare la chiocciola classica delle cartellate sarà quella che raccoglierà il condimento, che può essere il miele o il vincotto di fichi. Ecco qui, una volta che abbiamo ottenuto la nostra striscetta tutta pizzicata, formiamo la chiocciola. In questo modo. E poi saldiamo bene, sempre pizzicando l'estremità alla pasta e anche la pasta tra di essa, in questo modo, lasciando sempre ben visibili appunto le conchette che ci serviranno, come detto prima, per il miele o per il vincotto di fichi. Cerchiamo di saldare molto bene, in modo che dopo, durante la frittura, non si aprano. Ed ecco la nostra prima cartellata. Proseguiamo così con tutte le strisce. Ecco la seconda cartellata. Naturalmente io devo continuare e finire tutto l'impasto e poi una volta pronte vanno lasciate all'aria aperta per 12 ore perché devono leggermente essiccare. Mi raccomando, questa è un'operazione importantissima. Ed eccoci alla frittura. L'olio è ben caldo e metto dentro le mie cartellate. La frittura deve essere una frittura di immersione, le cartellate devono essere sommerse di olio.
e adesso attendiamo che diventino di un bel colore dorato. Le cartellate sono pronte. E intanto continuo con la frittura. In un pentolino piuttosto piccolo ho messo abbondante miele perché dobbiamo buttarci dentro le cartellate, fare una girata, una voltata e poi metterle a scolare a testa in giù su una gratella per eliminare praticamente il miele in eccesso. Scaldate il miele giusto per renderlo liquido, ma non fatelo bollire perché non serve. Quindi poi una volta che è liquido abbassiamo il fuoco e lo teniamo sempre più o meno a questa temperatura. Ecco cosa facciamo. Di qui, di là e mettiamo così la cartellata a scolare e continuiamo così fino a terminare tutte le cartellate. Le cartellate si trovano tutto l'anno, ma durante il periodo natalizio vengono cosparse con questi zuccherini colorati, così. Con questo piatto siamo andati in Puglia per scoprire un dolce tradizionale che incanta le tavole ancora oggi. Io non vedo l'ora di assaggiarle.